Apro una parentesi, hai notato che qui in alto a destra su molti Windows sono scomparsi i tastini? Io credo che si tratti dell'ultimo aggiornamento. Ebbene sì, si trattava proprio dell'ultimo aggiornamento, ma purtroppo questa non era che la punta dell'iceberg. Infatti gli ultimi update per Windows 10 e per Windows 11 hanno causato una tale catasta di problemi da indurre lo zio Bill a sospendere tutti quanti gli aggiornamenti fino a dopo le feste natalizie e quindi fino al gennaio del 2025. Fino ad allora solo ed esclusivamente aggiornamenti di sicurezza, dato che gli aggiornamenti per le funzionalità possono causare tanti di quei problemi da riuscire a paralizzare il tuo computer a suon di schermate blu. Ma per evitare questo problema e tutti gli altri che, come vedremo, si portano dietro, tuffiamoci a capofitto nell'argomento del giorno. E quindi, se ti senti pronto, ma stavolta davvero a tutto, iniziamo! Ebbene sì, quello di cui mi sono accorto casualmente nel corso del penultimo video era solamente un briciolo di tutti quanti i problemi che stanno causando gli ultimi update di Windows e ce ne siamo ampiamente accorti anche in community con i vari commenti che ne hanno riferito letteralmente di cotte e di crude. Ma a questo punto andiamo a vedere quali sono questi aggiornamenti da evitare e che cosa fare nel caso di problemi, in modo da risolverli uscire anche questa volta sani e salvi con i nostri computer. Tuttavia, prima di fare queste operazioni ne dobbiamo fare un'altra ben più importante, ovvero il nostro consueto rituale apotropaico per evitare di incorrere nell'ira funesta delle implacabili divinità del tubo. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Ebbene sì, come leggiamo su Tom's Hardware, Microsoft interrompe gli aggiornamenti di Windows 11 per ora, ma cerchiamo di capire anche perché li interrompe questi aggiornamenti. Ebbene, a quanto leggiamo, Microsoft ha annunciato una pausa per gli aggiornamenti di Windows 11 durante le festività, con il prossimo rilascio di funzionalità software previsto solo per gennaio 2025. L'ultimo aggiornamento uscito, e cioè la build 2600-2314, è stato distribuito il 12 di novembre e si è concentrato principalmente, come ben sappiamo, su questioni di sicurezza. I rilasci mensili di sicurezza continueranno, ma non ci saranno invece gli aggiornamenti non legati alla sicurezza nel mese di dicembre 2024. Microsoft riprenderà la normale operatività degli aggiornamenti mensili sia di sicurezza che non a gennaio 2025. Questa pausa si allinea al periodo di ferie di molti dipendenti e alla ridotta attività aziendale tipica delle festività occidentali, come evidenziato sullo stesso sito Microsoft. Ma gli anni scorsi Microsoft aveva sospeso gli aggiornamenti? Leggiamo il comunicato ufficiale dello zio Bill. A causa delle operazioni ridotte al minimo durante le vacanze occidentali e l'imminente anno nuovo, non ci sarà un rilascio di anteprima non di sicurezza per il mese di dicembre 2024. Ci sarà invece un rilascio mensile di sicurezza per il mese di dicembre 2024. Il normale servizio mensile per le versioni di anteprima di sicurezza e non di sicurezza riprenderà, come detto, a gennaio 2025. Diciamo che il comunicato non è espresso nel massimo della chiarezza, ma più o meno il concetto lo abbiamo capito. Ma questo non ci lascia, secondo me, meno perplessi. Ma veniamo a noi e cominciamo a concentrarci sui problemi degli aggiornamenti per Windows 10 e Windows 11. Cominciamo da Windows 11 e da un problemino lieve, ovvero quello dell'orario. Ebbene sì, come ci dice Hardware Upgrade, a quanto pare, a causa di un bug su Windows 11 24H2, alcuni utenti stanno avendo dei grossi problemi con le impostazioni della data e dell'ora. A quanto pare, infatti, se hai Windows 11 24H2, in diversi casi la modifica della data e dell'ora è letteralmente impossibile.
Per fortuna, tuttavia, ci sono delle soluzioni, la più semplice delle quali consiste nel cliccare qui in basso sulla lente di ricerca oppure sulla barra di ricerca e al suo interno andare a digitare timedate.cpl. Vedrai che ti comparirà quest'iconcina qui e facendoci clic su avrai la possibilità di modificare la data e l'ora accedendo al pannello tramite questo pulsante. Una volta modificata l'ora e la data, ricordati di premere 2 volte OK per confermare il tutto. Ma veniamo agli update terribili, quelli assolutamente sostanzialmente da evitare, e in questo caso, come ci dice anche Punto Informatico, sto parlando dell'aggiornamento per Windows 11 24 H2 denominato KB 5046 617. Vediamo perché. Come già successo in altre occasioni, infatti, molti utenti non hanno potuto completare l'installazione di questo aggiornamento. Windows Update mostra i soliti errori incomprensibili come 0x800F0991 oppure 0x800F0922, oppure la procedura stessa si blocca al 35 oppure al 40%. Il problema rimane nonostante i vari tentativi fatti da molti utenti, tra cui il riavvio del servizio e l'uso dello strumento di risoluzione dei problemi. Tra i problemi principali riscontrati con questo aggiornamento abbiamo dei colori troppo brillanti o con sfumature rossastre nei giochi, dei crash casuali del sistema con schermata blu, icone che scompaiono improvvisamente nella barra delle applicazioni, oppure il tasto Start che nuovamente non funziona una volta premuto, come segnalato da molti utenti della community, dispositivi USB connessi tramite hub che smettono improvvisamente di funzionare, problemi con tastiera e touchpad di alcuni notebook Lenovo, dimensione sbagliata di icone in Explorafile. Insomma, un disastro, ma non è tutto. Se infatti ci spostiamo sulla pagina ufficiale Microsoft, scopriamo che i problemi addebitati agli ultimissimi aggiornamenti di Windows sono molti, ma molti di più. Non sto nemmeno a leggerteli, se vorrai ti lascerò il link di questa pagina nella descrizione del video, ma i problemi sono tutti quanti questi che ti ho appena mostrato. Unica soluzione percorribile: non installare questo aggiornamento. E se per caso ho già installato questo aggiornamento e mi sta dando problemi, come devo fare? Ebbene, il mio consiglio è quello di utilizzare un punto di ripristino precedente alla sua installazione, tornare indietro e subito dopo bloccare gli aggiornamenti per almeno una settimana. E se non sai come fare, ti lascio qui in alto un link al video in cui abbiamo visto la procedura corretta per bloccare gli aggiornamenti. Ma adesso andiamo avanti e parliamo dei problemi di Windows 10, perché purtroppo, come detto, ce n'è anche per lui. Ebbene sì, perché come ci informa HTML Magazine, Windows 10 ha l'aggiornamento KB 5048-239 che causa un errore 0x870-643 con conseguenze praticamente sovrapponibili a quelle dell'aggiornamento per Windows 11. Per risolvere questo problema, il suggerimento di Microsoft è di ridimensionare la partizione di ripristino ad almeno 250 MB. Tuttavia è una cosa con cui ci siamo già confrontati in passato, perché c'erano altri aggiornamenti di Windows 10 che richiedevano più spazio nella partizione di ripristino, ed abbiamo scoperto a nostre spese che il suo ridimensionamento certe volte può portare problemi ancora peggiori di quelli causati dall'aggiornamento stesso. Quindi il mio consiglio personale anche in questo caso è di evitare assolutamente questo aggiornamento, almeno fino a quando Microsoft non deciderà di porvi rimedio in maniera ufficiale. Insomma, il miglior consiglio che posso darti al momento è di chiuderti a riccio e di evitare come la peste gli aggiornamenti almeno per una settimana, sia che tu abbia Windows 10 sia che tu abbia Windows 11. Naturalmente sarà mia cura tenerti informato praticamente in tempo reale sugli sviluppi della questione. Ma veniamo a noi, o meglio ai ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Maurizio Corradi, Carmelo Tomasello, Salvatore Sias, Fausto Vargiu,
Guido Rigamonti e Gianni Pasanisi, che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento alla community dei Gentiluomini, e quindi è con piacere che vi do il benvenuti o il bentornati a bordo della community stessa. Ma attenzione, perché dei ringraziamenti doverosissimi vanno anche a Damiano Pietrolena, Fabrizio Baita e Alex Bocelli, che hanno sì effettuato rinnovato anche in questo caso il loro abbonamento, ma attenzione, in qualità di distinti gentiluomini, ed è quindi con vero piacere che mi tolgo il cappello farlocco davanti a voi. Ma non basta, perché dobbiamo ringraziare anche Simone Bertozzi, Luca Geromin, non mi sono incantato, lo dico 2 volte perché ha mandato 2 super grazie, Thomas2915, Giorgio B e Walter Marco Tedesco come la valuta omonima. Scusami Walter, non ho saputo resistere alla battuta che probabilmente avrei sentito 100 volte in vita tua, appunto per i loro generosissimi super grazie con cui hanno voluto sostenere la nostra community. Ed un altro ringraziamento finale, ma non meno importante, è quello destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti, e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.